Alessandro Magno, un nome sinonimo di genio militare e ambizione, rimane una delle figure più affascinanti della storia. Nato a Pella, capitale della Macedonia, nel 356 a.C., Alessandro avrebbe ereditato il trono del padre e conquistato un vasto impero che si estendeva dalla Grecia all'India. La sua vita, seppur breve, lasciò un segno indelebile nel mondo antico, plasmando il corso della storia per i secoli a venire. La storia di Alessandro è una storia di conquiste incessanti, brillantezza militare e un'insaziabile sete di conoscenza e nuove esperienze. Fin dalla giovane età dimostrò un'intelligenza eccezionale e una prodezza fisica. Educato dal famoso filosofo Aristotele, Alessandro sviluppò un intelletto acuto, un amore per l'apprendimento e un fascino sia per la filosofia greca che per i racconti epici degli eroi omerici. Questi anni formativi gli instillarono la convinzione nel proprio destino, un destino che vedeva come guida dei Macedoni alla conquista del mondo conosciuto. La vita di Alessandro fu tragicamente interrotta nel 323 a.C., all'età di 32 anni. Le sue grandi ambizioni rimasero incompiute, eppure nel suo breve ma straordinario regno aveva irrevocabilmente trasformato il panorama politico e culturale del mondo antico. L'educazione di Alessandro fu immersa sia nelle tradizioni intellettuali della Grecia che nella cultura marziale della Macedonia. Suo padre, Filippo II, era un re astuto e ambizioso che aveva trasformato la Macedonia da un regno periferico alla potenza dominante in Grecia. La madre di Alessandro, Olimpiade, era una donna fiera e orgogliosa che instillò nel figlio la fede nella propria discendenza divina, rivendicando la discendenza dall'eroe Achille. Fin dalla giovane età, Alessandro dimostrò una notevole intelligenza e un'insaziabile sete di conoscenza. Eccelleva nei suoi studi, in particolare in filosofia e letteratura, sotto la tutela di Aristotele. Gli insegnamenti del filosofo lasciarono un impatto duraturo su Alessandro, instillandogli un amore per l'apprendimento che durò tutta la vita e un fascino per il mondo naturale. Oltre alle sue attività intellettuali, Alessandro ricevette anche un rigoroso addestramento militare, diventando un abile cavaliere e spadaccino. Imparò l'arte della guerra da suo padre, assistendo in prima persona alle innovative tattiche militari di Filippo e alla sua ambizione di espandere il potere macedone. All'età di 16 anni il valore di Alessandro fu messo alla prova quando Filippo II intraprese una campagna contro le tribù trace. Lasciato a capo della Macedonia come reggente, Alessandro affrontò una ribellione dei Maedi, una tribù tracia. Represse la ribellione in modo decisivo, dimostrando il suo acume militare e le sue capacità di leadership in giovane età. 2 anni dopo, Alessandro ebbe un ruolo fondamentale nella più grande vittoria del padre, la battaglia di Cheronea nel 338 a.C. Guidando la cavalleria dei compagni, Alessandro sconfisse la banda sacra tebana, assicurando una vittoria decisiva per la Macedonia e stabilendo il dominio del padre sulla Grecia. Tuttavia, il loro rapporto si deteriorò presto. Nel 336 a.C., all'età di 20 anni, Alessandro ascese al trono macedone in seguito all'assassinio del padre, in circostanze misteriose. Mentre alcuni sussurravano di cospirazione e del potenziale coinvolgimento di Alessandro, egli consolidò rapidamente il suo potere ed eliminò spietatamente qualsiasi potenziale rivale. Con il trono al sicuro, Alessandro rivolse la sua attenzione verso est, verso l'impero persiano, dando inizio a una delle più grandi campagne militari della storia. L'invasione della Persia da parte di Alessandro non fu un semplice atto di conquista, ma il culmine di una lunga faida tra greci e persiani. La presentò come una guerra di vendetta per le invasioni persiane della Grecia 1 secolo e mezzo prima.
Con un esercito di circa 35.000 uomini, Alessandro attraversò l'Ellesponto verso l'Asia Minore nel 334 a.C. Il suo esercito, sebbene più piccolo delle forze persiane, era altamente addestrato e disciplinato, composto da esperti soldati macedoni e greci. Il primo grande scontro di Alessandro con i persiani avvenne presso il fiume Granico, dove le sue forze sconfissero in modo decisivo un esercito persiano più numeroso. Questa vittoria aprì la strada all'avanzata di Alessandro in Asia Minore e si mosse rapidamente per assicurarsi la costa occidentale dell'Anatolia. Città dopo città caddero nelle mani dell'esercito di Alessandro attraverso assedi o resa. Piuttosto che imporre dure condizioni alle popolazioni conquistate, Alessandro optò per una politica di integrazione. Permise ai governanti locali di rimanere al potere come satrapi, mantenendo le loro strutture amministrative e incorporando nobili e soldati persiani nel proprio esercito. Questo approccio pragmatico contribuì a consolidare il suo controllo sui territori conquistati e garantì un certo grado di stabilità. La battaglia di Gaugamela, una svolta decisiva. Mentre Alessandro si addentrava nell'impero persiano, affrontò tutta la potenza dell'esercito persiano sotto il comando di Dario III nella battaglia di Gaugamela nel 331 a.C. Questa battaglia, combattuta vicino al villaggio di Gaugamela in Mesopotamia, si sarebbe rivelata un momento cruciale nella campagna di Alessandro e una testimonianza del suo genio militare. Nonostante fosse in inferiorità numerica, le forze di Alessandro emersero vittoriose, in gran parte grazie alle sue brillanti tattiche e alla disciplina delle sue truppe. La vittoria di Alessandro a Gaugamela distrusse l'esercito persiano e pose fine al regno di Dario III. Il re persiano fuggì verso est, lasciando Alessandro libero di entrare a Babilonia senza opposizione. Con Babilonia sotto il suo controllo, Alessandro continuò la sua marcia verso est, conquistando le capitali persiane di Susa e Persepoli. La presa di Persepoli, con il suo vasto tesoro, segnò la fine simbolica dell'impero Achemenide. Alessandro, tuttavia, non si accontentò di conquistare la Persia. Cercò di legittimare il suo dominio e presentarsi come il legittimo erede al trono Achemenide. La spedizione indiana, una nuova frontiera. Dopo aver consolidato il suo controllo sulla Persia, le ambizioni di Alessandro lo condussero verso est, nel subcontinente indiano. Nel 327 a.C. attraversò le montagne dell'Hindu Kush e entrò in India, cercando di raggiungere i limiti orientali del mondo conosciuto. Le campagne di Alessandro in India furono caratterizzate sia da successi militari che da una feroce resistenza. Combatté una serie di battaglie contro vari sovrani indiani, in particolare contro il re Poro nella battaglia del fiume Hydaspes. La battaglia dell'Hydaspes fu una delle più difficili di Alessandro, combattuta contro un formidabile avversario come il re Poro. Nonostante si trovasse ad affrontare elefanti da guerra per la prima volta, le forze di Alessandro emersero vittoriose. Impressionato dal coraggio e dall'abilità di Poro, Alessandro scelse di risparmiargli la vita e lo reinsediò come satrapo. Questo atto di clemenza consolidò ulteriormente la reputazione di Alessandro come sovrano magnanimo e giusto. Tuttavia, l'avanzata di Alessandro in India fu fermata dall'ammutinamento delle sue truppe esauste. Anni di continue campagne, uniti al terreno e al clima sconosciuti dell'India, avevano avuto il loro peso. Con riluttanza, Alessandro acconsentì a tornare indietro, iniziando il lungo viaggio di ritorno nel 326 a.C. Il ritorno di Alessandro fu irto di pericoli e difficoltà. Il suo esercito affrontò deserti roventi, tribù ostili e risorse in diminuzione. Nonostante le sfide, Alessandro rimase concentrato sul mantenimento del morale delle sue truppe e sulla sicurezza delle sue conquiste. Raggiunse Babilonia nel 323 a.C., ma il suo ritorno trionfante fu di breve durata. Dopo una notte di forti bevute, Alessandro si ammalò, forse di malaria.
febbre tifoide o avvelenamento. Le sue condizioni peggiorarono rapidamente e, dopo 11 giorni di agonia, morì il 10 giugno 323 a.C. all'età di 32 anni. La sua morte gettò il suo vasto impero nel caos, mentre i suoi generali, conosciuti come i Diadochi, si contesero il controllo della sua eredità. La morte di Alessandro segnò la fine di un'era. Nella sua breve ma straordinaria vita aveva conquistato vasti territori, rovesciato imperi e lasciato un segno indelebile sul corso della storia. L'eredità di Alessandro si estende ben oltre le sue conquiste militari. Gli viene attribuito il merito di aver inaugurato l'età ellenistica, un periodo di scambio culturale e fusione tra culture greche, persiane e orientali. Le conquiste di Alessandro portarono alla fondazione di nuove città, rotte commerciali e centri di apprendimento in tutto il suo impero. Queste città, come Alessandria d'Egitto, divennero crogioli di culture diverse. Inoltre, il regno di Alessandro vide la diffusione della lingua, della filosofia, dell'arte e dell'architettura greca in tutto il mondo ellenistico. Il suo patrocinio di studiosi e artisti favorì una vivace atmosfera intellettuale e culturale, portando a progressi in vari campi di studio. Tuttavia, l'impero di Alessandro non fu privo di difetti. La sua incessante ricerca di conquiste ebbe un costo, sia in termini di vite umane che di distruzione di antiche civiltà. Inoltre, il suo impero, tenuto insieme dal suo carisma e dalla sua potenza militare, si rivelò di breve durata, frantumandosi in regni rivali subito dopo la sua morte. Conclusione. Un'eredità forgiata nella conquista. Alessandro Magno fu una figura di immensa ambizione, coraggio e visione. Il suo genio militare e l'insaziabile sete di conquista portarono alla creazione di uno dei più grandi imperi del mondo antico. Sebbene il suo regno sia stato breve, il suo impatto sul corso della storia fu profondo e di vasta portata. L'eredità di Alessandro continua ad essere dibattuta e reinterpretata dagli storici oggi. Alcuni lo vedono come un leader visionario che diffuse la cultura e la civiltà greca, mentre altri lo considerano un conquistatore spietato, responsabile di una diffusa distruzione. Indipendentemente dalla propria prospettiva, non si può negare che Alessandro Magno sia stata una delle figure più importanti della storia. La sua vita e le sue conquiste continuano ad affascinarci e ispirarci, ricordandoci del potere duraturo dell'ambizione, del fascino dell'ignoto e della complessità dell'eredità.